Rimini è conosciuta per il mare, per la movida, per la riviera, ma nel centro storico, a meno di 1 chilometro dalla spiaggia, si nasconde qualcosa che pochissimi turisti balneari vedono e che molti appassionati d'arte non sanno nemmeno che esiste. Il più antico arco romano conservato in Italia, un tempio rinascimentale con opere di Piero della Francesca e Giotto, un museo nato da un corredo chirurgico di 2000 anni fa, ritrovato per caso scavando una strada. In questa guida ti spieghiamo cosa c'è, perché vale, quanto costa e dove comprare i biglietti senza sprecare un euro. Partiamo dai monumenti romani, che sono anche i più economici, costano zero. L'Arco di Augusto, alla fine del Corso d'Augusto, è il più antico arco romano conservato in Italia, eretto nel 27 a.C., quando Rimini si chiamava Ariminum, ed era il crocevia tra la via Flaminia che veniva da Roma e la via Emilia che portava verso nord. È ancora lì, intatto, e la visita è completamente gratuita in qualsiasi momento. Il ponte di Tiberio offre la stessa esperienza, un ponte in pietra d'Istria costruito tra il 14 e il 21 d.C., ancora percorribile a piedi, ancora intatto. 2000 anni di storia sotto i piedi, senza biglietto e senza orari. Il monumento che però vale da solo il viaggio è il Tempio Malatestiano, in via 4 novembre 35. Non è semplicemente una cattedrale, è l'edificio con cui Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, a metà del 400, cercò di sfidare l'immortalità. Leon Battista Alberti disegnò la facciata, ispirandosi all'Arco di Augusto che si trova in fondo alla strada. Agostino di Duccio scolpì le cappelle laterali con angeli e pianeti di una qualità straordinaria. Piero della Francesca dipinse il ritratto di Sigismondo inginocchiato davanti a San Sigismondo. E nella prima cappella a destra c'è ancora il Crocifisso di Giotto del 1300, l'unica opera di Giotto a Rimini. Il tempio rimase incompiuto nel 1462, quando Sigismondo fu scomunicato dal Papa e perse tutto. Ma quello che è rimasto è uno degli interni rinascimentali più sorprendenti d'Italia, e l'ingresso è gratuito. Nessuna visita durante le messe. Passiamo ai musei a pagamento, e il primo da cui partire è la combinazione Museo della Città più Domus del Chirurgo. La Domus del Chirurgo è in Piazza Ferrari. Il sito emerge nel 1989, quando un operaio stava scavando per lavori stradali nel centro di Rimini e la ruspa tocca qualcosa di solido. Gli archeologi trovano la casa di un medico militare del III secolo d.C., probabilmente di nome Eutiches, venuto dall'Oriente. 72 strumenti chirurgici in ferro, bronzo e osso, il corredo più ricco di epoca romana mai ritrovato in Italia settentrionale, bisturi, sonde, dilatatori, tenaglie per estrarre frecce e altri corpi penetrati nelle ferite, strumenti per operazioni sull'osso. Non è una ricostruzione né una replica, sono gli strumenti originali di un chirurgo militare del III secolo. Il Museo della Città. A pochi passi in via Luigi Tonini 1 completa il racconto con reperti dalla preistoria al Rinascimento, inclusa la scuola riminese del Trecento, uno dei movimenti artistici medievali più importanti d'Italia, nata sotto l'influenza di Giotto. Il biglietto è cumulativo per entrambi, 7 euro intero, 5 euro ridotto. Acquisto sulla biglietteria ufficiale ticketlandia.com o alla cassa. Verifica sempre gli aggiornamenti degli orari sul sito ufficiale museicomunali-rimini.it. L'altro grande museo è il Fellini Museum, distribuito su 3 spazi nel centro storico, Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta. Il Castel Sismondo è la rocca malatestiana quattrocentesca, attribuita anche a Brunelleschi, che ospita oggi la parte più immersiva del museo, un percorso realizzato da Studio Azzurro tra i film, i personaggi e i sogni di Fellini. Non è un museo di cimeli, ti avvolge. Al Palazzo del Fulgor c'è invece il cinema dove Fellini adolescente passava i pomeriggi, immortalato in Amarcord, oggi riallestito con le scenografie originali di Dante Ferretti, 3 volte premio Oscar. Il biglietto completo per entrambe le sedi costa 10 euro intero, 8 ridotto. Se vuoi vedere solo il Palazzo del Fulgor puoi farlo con 3 euro, ma solo in cassa. Acquisto sulla biglietteria ufficiale ticketlandia.com.
A questo punto hai visto i prezzi dei singoli musei e probabilmente stai già facendo i conti. Qui sta il punto che cambia quanto spendi. Se visiti il museo della città, la Domus e il Fellini Museum, comprando i biglietti separatamente, arrivi a 17 euro. Con l'Art Card, che vale 5 giorni dal primo utilizzo e aggiunge anche Palazzi dell'Arte Rimini, spendi 18 euro intero e 14 ridotto. Con un euro in più rispetto ai biglietti separati, prendi un museo in più. L'Art Card si acquista su ticketlandia.com. Evita i rivenditori terzi come Viator o Get Your Guide. Applicano commissioni che arrivano a qualche euro a biglietto per lo stesso identico servizio. Ci sono poi 3 aperture speciali da tenere presenti. Il 20 gennaio, giorno del compleanno di Federico Fellini, tutti i musei della città aprono gratuitamente. Se puoi organizzare il viaggio intorno a quella data, fallo. L'8 marzo tutte le donne entrano gratis. Ogni mercoledì non festivo il biglietto dei musei civici si riduce a 5 euro. Rimini riserva le sue esperienze migliori a chi non spende niente, e questo conta più di quanto sembra. L'Arco di Augusto e il Ponte di Tiberio sono tra i monumenti romani meglio conservati d'Italia, gratuiti, sempre accessibili. Il Tempio Malatestiano con Piero della Francesca, Agostino di Duccio e Giotto è una delle esperienze artistiche più intense che si possano fare nel Rinascimento italiano, gratuito. Il Borgo San Giuliano con i murales felliniani, le viuzze dei pescatori e i locali serali si visita senza biglietto. La città intera, nei suoi elementi fondamentali, è accessibile a chiunque arrivi. La strategia è semplice. L'Art Card su ticketlandia.com per i musei. Tutto il resto a piedi nel centro storico. Rimini è una città che non ha ancora imparato a far pagare tutto ciò che vale.